Voglio dimostrarti come la nostra società, in tutti i suoi aspetti, è praticamente guidata dalle nostre emozioni represse. Praticamente siamo convinte e convinti di essere degli esseri razionali e di aver creato un mondo basato sulla razionalità. Invece è piuttosto l'opposto. E te lo voglio dimostrare con questo video, ne voglio parlare, voglio andare a fondo, voglio proprio infilare il ditino nelle cose scomode, perché lo sai che questo è un canale adatto a chi proprio non ha paura di pensare fuori dagli schemi e spero che per questo tu ti voglia iscrivere così da sostenere il mio lavoro e attivare le notifiche in modo da non perderti neanche un mio video. Voglio andare a mettere le manine proprio su questo meccanismo, lo voglio svelare perché mi sembra incredibile che non ne parli quasi nessuno, comunque troppo poco se ne parla, troppo poco. E finché non guardiamo i fenomeni, finché non ci diamo un nome, finché non li osserviamo, non cambierà proprio nulla. E noi che cosa vogliamo? Che cosa vuole la tua zia Ghianda preferita? Vuole fare la sua parte per essere degna di essere considerata una decente antenata da tutti coloro e tutte coloro che verranno dopo di noi. Ora che ti ho detto che cos'è che anima tutto il mio lavoro, possiamo andare avanti e vedere in che modo questa società, la politica, la partitica, le reazioni, le relazioni direi tra di noi sono impostati proprio sul dominio delle emozioni, ma in senso proprio che le lasciamo fare come se noi non esistessimo. Per esempio a partire dai social, dove la cosa è proprio lampante, evidente, spapam, sbattuta lì. Alla fine del video ho intenzione di dirti da dove cominciare per invertire questa rotta e anche quello non sarà qualcosa di comodo, ma necessario. Il formarsi opinioni dovrebbe essere un'arte. C'è una cosa fondamentale quando siamo interessati a fare ricerca, che attenzione, se partiamo con un'ipotesi, non è solamente la raccolta delle prove che sostengono la nostra ipotesi a venirci in aiuto. Attenzione a questa cosa, ma dobbiamo trovare e cercare, cosa ben più ardua, anche le prove non solo di ciò che è contrario a ciò che noi pensiamo, ma anche ciò che è semplicemente diverso, perché non è semplicemente un gioco tra opposti. Ok, mo piglio la lavagnetta e ti mostro questa cosa. Lavagnetta, 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 paf! Eccola qui! Allora, facciamo finta che tutti questi puntini, che per semplicità ho ridotto solamente a 3 colori, viola, blu e rosso, ma immaginiamoli di tutti i colori, tutte le sfumature di colore, quindi comunque simbolo di una realtà complessa fatta di tanti elementi, ok? Quindi facciamo finta che questo rappresenti la nostra realtà complessa. Quando io voglio giustificare un qualcosa che vedo, il rischio, tantissimo si fa questo nelle varie teorie del complotto di oggi, che sono veramente talvolta molto meno complicate di quello che i complottisti stessi vogliono far credere, quello che io faccio è connettere solo i puntini coerenti con la mia visione. Quindi io voglio vedere blu, connetto solo i punti blu. D'accordo? E taglierò fuori tutti i punti che non si conformano con il mio blu mentale. D'accordo? Spero di averlo spiegato chiaro, fammelo sapere nei commenti perché sono sempre in cerca di migliorare e semplificare le mie spiegazioni di concetti anche complessi e ho bisogno del tuo feedback. Quindi questo significa che io sto lasciando fuori tutti gli altri colori. Allora, se il mio obiettivo
è cercare una visione quanto più possibile descrittiva della realtà, e siamo comunque sempre nell'ambito delle descrizioni, non esiste nulla di neutro e di universale. Io quantomeno devo cercare, e qua mi manca un altro colore un po' più neutro, di collegare più puntini possibili, d'accordo? Quindi anche qua il collegare tutti i puntini possibili in assoluto probabilmente per noi esseri umani è qualcosa di illusorio, nel senso che noi andiamo avanti per descrizioni della realtà. Non è possibile essere tuttologi e tuttologhe onniscienti, e fin qua penso che possiamo essere abbastanza tutte e tutti d'accordo. Però una cosa è connettere più puntini possibili, quindi avere la visione della realtà più ampia e complessa in senso di ricca possibile. Un'altra cosa è connettere solo i punti che fanno comodo a noi e pretendere che questa cosa possa avere la pretesa di mettere il punto della fine del discorso, che è quello che succede oggi. Ma quindi, come mai ci limitiamo solamente, ma manco ai punti blu e basta, mi viene da dire a 3-4 dei punti blu? Perché se noi facciamo questo tipo di lavoro qua, ovvero andare a mettere in discussione le nostre visioni inglobando anche le opinioni o comunque i segni che la realtà rimanda, che potrebbero sconfermare quello che abbiamo in testa, oltre alle persone che hanno il terrore di non aver ragione, qui c'è un primo punto, attenzione, il vincolare la propria identità sull'opinione, che è un pasticcio e che si connette a un altro punto su cui parlo molto bene nel mio libro, o quantomeno introduco nel mio libro, Introduzione alla teosofia, trovi il link in descrizione, quello di come siamo inguaiate nell'errore. E ne parlo meglio alla fine del video cosa si può fare qua, perché abbiamo un sistema educativo che davanti ai nostri errori ci ha umiliati, e tutto questo ha trasformato, e arriviamo qua al punto, noi in potenziali bombe di emozioni e soprattutto rabbia repressa. E quindi succede questo: se noi guardiamo più puntini colorati, perdiamo il pretesto, che è quello di sfogare un'emozione che ci preme da dentro come una pentola a pressione. Ed ecco che veniamo all'esempio dei social di cui parlavo all'inizio del video. Cioè che cosa? Guarda le polemiche su Facebook e guarda che cosa scrive la gente. Le persone non stanno né dialogando né esprimendo semplicemente un'opinione, come molti vogliono far credere anche dopo averti insultato. Quello che vogliono fare è trovare una via di fuga e di uscita di qualcosa che sta lì compresso. Facciamo un esempio pratico: i giovani di oggi. Io non posso fare a meno di notare come si stia ripetendo il solito dramma generazionale, per cui quelli che prima erano i giovani insultati da tutti quanti adesso sono diventati i vecchi che insultano i nuovi giovani, e così a ripetizione, dicendo vabbè, ma noi eravamo meglio di quelli di oggi. E così dicevano anche quelli che insultavano i nostri 15-20 anni, e non se ne esce più. Io che coi giovani ci ho lavorato proprio tanti ma tanti anni, eppure con quelli che qualcuno di voi definirebbe i peggio in assoluto, mi rendo conto che sono pieni di bellezza. Ad esempio, è molto più facile focalizzarsi solo sui puntini blu, quelli che dimostrano le zozzerie dei giovani di oggi, la cui unica sfiga rispetto a noi è che esistono social e telefonini. Noi almeno non ci riprendavamo, e questo meno male, mi viene da dire, perché io ne ho combinate ma tante, che metà basta, e non te lo dico oggi, ma ne ho combinate proprio tante, eppur sono, nonostante ciò, l'essere umano che sono oggi. Ma se io volessi veramente fare
farmi un'idea del mondo dei giovani di oggi, non vado a cercare solo le cose che sono palesemente quelle che mi infastidiscono, vado a vedere se esistono prove di qualcosa di differente. E proprio oggi Galliano, che è una persona che seguo con stima, un docente, ha messo un post dove parlava dell'altro universo dei giovani, quelli ad esempio dove hanno super seguiti canali su Instagram, dove spiegano i problemi della vita di ogni giorno attraverso il pensiero dei filosofi, perché anche i giovani, esattamente come noi adulti, sono un universo variegato, fatto di moltissimi puntini di colori differenti. E allora lì cos'è? Lì l'intento non è descrivere veramente il mondo dei giovani in modo più aderente possibile alla realtà. L'intento è il bisogno di esternare l'insulto che deriva dalla rabbia che abbiamo represso. Su questo abbiamo programmi elettorali, abbiamo una comunicazione pervasiva che occupa ovviamente i social, l'abbiamo appena detto, ma occupa anche altri ambiti, la TV, il far programmi. Quindi questo significa che noi stiamo organizzando la nostra cultura, il nostro mondo, il nostro essere società su un dominio di emozioni incontrollate. E questo perché accade? Questo è un po' tutto il mio lavoro, perché c'è una parte di società dove comunque noi vediamo in una cultura che reputava la manifestazione delle emozioni come qualcosa da deboli, ma è andata nella direzione sbagliatissima di insegnare a reprimere invece che accettazione e gestione, che è esattamente ciò che noi dovremmo fare. Ed ecco che arriviamo alla parte finale del video che ti ho promesso all'inizio. Ma da dove cominciamo? Ragazze e ragazzi miei, questa è una sfida enorme, perché parte da noi, non dagli altri, da dire sì, ho visto gli altri sono tutti così incazzusi. No, ce l'abbiamo tutte e tutti. Perché? Perché non è strettamente un fenomeno personale. Di personale c'è una parte, ma è prima di tutto un fenomeno culturale e la radice sta anche nel sistema educativo. Noi abbiamo programmi elettorali che stanno facendo leva sull'educazione di 150 anni fa, ignorando in tronco quelle che sono ricerche scientifiche e pedagogiche basate su sperimentazioni e raccolte di dati che ci dimostrano quanto sono deleterie. E la prova siamo esattamente tutti noi. Quando leggo cose del tipo che non abbiamo ricevuto, o i giovani di oggi non avrebbero ricevuto abbastanza schiaffi e sarebbero così puntini blu, e non puntini complessi, per questa ragione io vedo il fallimento di questa stessa educazione che le persone esaltano. Educazione è la materia che ho studiato all'università e un pochettino di cose, quantomeno a livello professionale, le ho imparate. Non funziona. Questo tipo di educazione crea la repressione che noi come adulti sfoghiamo in questo modo. Vedi che il cerchio torna? Quindi cominciamo da noi e cominciamo con una osservazione con pazienza di quello che ci sta succedendo. Quando assistiamo o vogliamo partecipare a certi scontri, senza esclusione di colpi perché non mi viene da chiamarli dibattito, quali emozioni abbiamo? Quindi prima cosa, imparare a dare un nome alle emozioni. Insultare l'altro non è esprimere un'opinione, ok? Un signore non più tardi di ieri mi ha dato della pagliaccia perché ho osato fargli notare che stava confondendo l'identità di genere con l'orientamento sessuale, che sono due concetti studiatissimi e appurati essere diversi. Ma il fatto che il suo bisogno in quel momento era insultare il diverso da sé, non poteva ascoltare puntini differenti che avrebbero messo in discussione non solo la sua opinione, ma il suo bisogno di scaricare quell'aggressività repressa.
Quindi riconosciamo questo meccanismo in noi che è in itinere, ce l'abbiamo tutte e tutti e semmai il tempo di osservazione e di lavoro su questo meccanismo ci aiuta pian piano a risolverne sempre di più. Quindi osservarlo in noi, dare un nome alle nostre emozioni e poi essere oneste e onesti. Qual è il nostro scopo? Davvero il nostro scopo è avere una visione più completa e ricca possibile della realtà? O il nostro scopo è litigare ad ogni costo? Com'è che lo invertiamo questo processo? Proprio diventando consapevoli delle nostre emozioni. E diventare consapevoli è il primo passo per imparare a gestirle. Perché? Massima importantissima nel mio lavoro, perché non puoi modificare ciò che non riconosci. Quindi parti con il riconoscere che tipo di emozione stai provando, in quale contesto. Dacci un nome e ricorda che tutte e tutti noi proviamo tutto il ventaglio delle emozioni e che provare un'emozione non ti rende inferiore o non evoluta o evoluto, perché l'emozione è qualcosa di differente dall'espressione delle emozioni. Quindi partiamo da qui. Se vuoi saperne di più, ti invito a iscriverti alla mia newsletter dove potrai avere tutte le informazioni anche sul lavoro connesso alle emozioni, perché è una priorità di oggi. Noi stiamo costruendo un mondo disastroso e se anche tu invece ci tieni come me ad essere considerata o considerato un'antenata o antenato decente da quelli che già ci stanno guardando in un certo senso e verranno dopo di noi, il mio è il lavoro che fa per te. Spero di vederti nel prossimo video. Ciao!